Amici carissimi, ben trovati nel nostro salotto dedicato alla salute, salute e benessere. Oggi parlerà di psicopatologia, di psichiatria, però lo facciamo da un ambito sotto l'approccio terapeutico e parleremo di autismo, parleremo di TMS, che è un acronimo, oramai lo sapete già, che sta per stimolazione magnetica transcranica. E per approfondire questi argomenti abbiamo invitato qua in studio, vicino a me, il professor Stefano Pallanti. Caro professore, ben trovato. Buongiorno, grazie. Psichiatra e neuroscienziato, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze. Allora, caro professore, prima di parlare di stimolazione magnetica transcranica per trattare l'autismo, vorrei ricordare ai nostri amici a casa che cos'è l'autismo proprio, perché è veramente una patologia molto complessa. È una patologia complessa, sì, che purtroppo è una patologia, ma direi anche una condizione, no? Perché oggi parliamo di disturbi dello spettro dell'autismo, no? Perché ci sono delle forme, diciamo, di autismo che sono molto disadattive, disfunzionali e magari anche associate ad uno sviluppo intellettivo non completo. Insomma, quindi possiamo parlare di ritardo? Sì, diciamo di sviluppo delle funzioni cognitive. Ecco. Non. E poi invece ci sono delle forme di autismo in cui invece noi abbiamo un alto quoziente intellettivo e delle volte sono così sfumate che addirittura non ci se ne accorge nell'età infantile, e magari appunto sono quelle che noi vediamo più nell'adolescente. Avevo portato anche qualche diapositiva. Ecco, la diagnosi è difficile, professore? La diagnosi è difficile, dipende dalla gravità, appunto, perché quando i sintomi sono sfumati è più difficile. Quando sono diciamo più importanti invece noi vediamo questa regressione, perché in genere il bambino parte con uno sviluppo normale, poi a un certo momento noi vediamo una regressione per quanto riguarda le sue capacità di interazione con le figure di riferimento e una regressione delle sue capacità di comunicazione anche linguistica. Ecco che lo sviluppo del linguaggio, no, aveva acquisito qualche decina di parole, ecco invece torna indietro fino a veramente alle volte proprio al mutismo e appunto e anche l'incapacità a condividere l'attenzione, a dividere lo spazio con gli altri. E poi appunto quindi questo deficit della comunicazione e interazione sociale appunto anche familiare, e poi appunto il disinteresse per molte cose, con invece pochissimi interessi, spesso appunto con comportamenti ripetitivi legati a questo tipo di suo particolare interesse. E appunto quindi noi vediamo nei casi estremi appunto un bambino ritirato, isolato socialmente, che non comunica più con le parole, che non è più intercettabile neanche con lo sguardo e che magari è preso da comportamenti ripetitivi, delle volte anche autolesivi, no? Questo nei casi appunto più gravi. Però dobbiamo ammettere oggi appunto uno spettro molto complesso, per cui ci sono delle forme, come dicevo, che sono delle esistenze particolari, di soggetti diciamo che hanno una loro fragilità, perché magari appunto devono vedere le cose organizzate sempre in un certo modo, hanno capacità di comunicazione ridotta e una certa ripetitività su argomenti restrittivi, che però è compatibile con anche un inserimento sociale, che è compatibile anche con dei legami di attaccamento. Noi vediamo persone che non solo crescono attaccate alla loro famiglia, ma affettivamente, ma poi possono sviluppare, possono vivere in coppia, insomma, e altre forme invece molto più gravi. È un range di condizioni molto vasto, insomma, alcune sono decisamente delle malattie e altre invece... Sotto soglia, possiamo anche trovare un autismo sotto soglia? Possiamo trovare, sì, che poi sotto soglia vuol dire sotto
sottosoglia clinica per fare la diagnosi, ma può avere impatto ugualmente sulla vita di tutti i giorni, quindi il discorso del sottosoglia va relativizzato rispetto alle conseguenze. Ecco, prima di parlare del trattamento e quindi della stimolazione magnetica transcranica, una domanda, questa è una domanda molto ampia, professore, ma le cause? Le cause sono molte e diverse. Sicuramente c'è un peso genetico, oggi viene considerato importante, però non è legato a un gene soltanto, sono molte decine di geni che sono implicate nella trasmissione, diciamo, familiare dell'autismo. E quindi, diciamo, ci spiegano, anche per questo si parla di spettro, proprio perché in alcuni saranno espresse alcune di queste modificazioni, in altri altre di queste modificazioni. Poi sicuramente ci sono fattori di interazione con l'ambiente. Stile genitoriale, stile educativo? Ma lo stile genitoriale, che era stato considerato fondamentale fino a pochi anni fa, in realtà oggi gli viene data molto meno importanza, insomma, quindi non si parla più di una famiglia che produca l'autismo. Certamente la famiglia invece oggi viene considerata come una risorsa da attivare, ci sono appunto programmi come quello di Denver, per esempio molto della Sally Davis, che lei è dell'Università di Davis, Sally Rogers dell'Università di Davis in California, che sono molto che chiamano la famiglia ad un lavoro importante, perché la famiglia appunto può essere una risorsa importante e spesso, devo dire, nell'autismo lo è, quindi mentre appunto riguardo al carico della patologia oggi il ruolo viene molto minimizzato. E per quanto riguarda l'approccio terapeutico con la stimolazione magnetica transcranica? Ecco, tutto l'approccio all'autismo è sulla stimolazione, perché in realtà questi programmi, per esempio questo di Denver, dicevo, sono comportamentali, no? Quindi il bambino, anzi qualcuno li critica perché dice sono anche troppo intensivi, nel senso il bambino viene continuamente stimolato per essere richiamato, diciamo, alla percezione dell'ambiente. E sono disturbi del neurosviluppo, quindi che si presentano nell'infanzia, però poi dopo accompagnano il soggetto per tutta la vita, quindi con queste caratteristiche. E la terapia, naturalmente non c'è oggi una terapia approvata, ma ci sono una serie di possibili interventi che sono tutti tesi a stimolare appunto le aree che hanno avuto uno sviluppo anormale, perché poi non dovremmo neanche pensare a uno sviluppo, come dire, ridotto, ma in tanti casi noi vediamo che nell'autismo si ipotizza invece un eccessivo sviluppo di specifiche aree che proprio renderebbe il soggetto, diciamo, non armonico con l'ambiente in cui cresce, quindi il ritiro sarebbe in una certa misura interpretabile anche come una specie di difesa rispetto a questa percezione delle cose. E quindi, siccome è un disturbo complesso e siccome ci sono diversi circuiti, anche a livello, diciamo, di neuromodulazione si sono fatte delle ipotesi, si stanno verificando delle ipotesi per interventi che hanno bersagli diversi. Ecco, bersagli diversi sia a seconda dell'età del soggetto, perché essendo un disturbo dello sviluppo noi possiamo pensare e si sta ipotizzando interventi che possano, diciamo, un pochino favorire uno sviluppo più fisiologico di certe strutture se questo intervento viene attuato nelle fasi precoci, e poi invece nelle fasi più, noi generalmente trattiamo adolescenti o giovani adulti. In quelle fasi noi possiamo avere target diversi se vogliamo, per esempio, agire sull'empatia, sulla capacità di percepire l'altro, che è una delle caratteristiche, diciamo, meno sviluppate, ecco, queste le diverse aree che possono rappresentare target di interventi diversi, sull'attenzione per esempio, oppure possiamo agire cercando di ridurre certi movimenti ripetitivi e in questo favorendo per esempio l'espansione verso altri comportamenti meno ripetitivi. Quindi, diciamo, l'intervento con la stimolazione magnetica può avere bersagli diversi. Noi abbiamo visto soggetti appunto che con la stimolazione magnetica per esempio hanno migliorato la loro capacità di comunicazione empatica, diventano più disinvolti, riducono quel senso di meccanico, insomma, nei rapporti con gli altri, oppure
possono vedere ridotto, diciamo, i comportamenti ripetitivi compulsivi. Ecco, ci sono controindicazioni per quanto riguarda la stimolazione magnetica transcranica nell'ambito dell'autismo? Nell'autismo, diciamo, bisogna fare più attenzione al discorso della possibile comorbidità con aspetti convulsivi, perché, diciamo, nell'autismo quasi la metà dei soggetti ha un tracciato, diciamo, abbastanza significativo o addirittura episodi di convulsioni, quindi, diciamo, quando sia necessario protocolli con alte frequenze, questo aspetto va certamente monitorizzato. E a parte questo, diciamo, se no valgono le altre controindicazioni che sono abbastanza rare, appunto quelle degli impianti, certo, o quelli appunto, di patologie di questo genere. Ecco. Quindi è una terapia che spesso, appunto, noi associamo, per esempio, proprio per attivare circuiti a dei giochi in cui siano richiamate emozioni o interpretazione di emozioni, in modo da fare sì che la stimolazione agisca proprio nell'ambito di quelli che sono gli aspetti più deficitari sul piano interpersonale del soggetto con autismo. Allora, il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Una domanda, lei mi deve rispondere sì o no: è indolore il trattamento per i bambini? È assolutamente indolore. Sì, è assolutamente indolore, perfetto. E allora io ringrazio il professor Stefano Pallanti di essere stato qui accanto a me a parlare di autismo, questo spettro molto difficile, molto complesso, e di stimolazione magnetica transcranica. Grazie professore, grazie, a presto. E Salute e Benessere termina qui, io vi rimando alle prossime trasmissioni.